Eh sì, ragazzi, lo so, sono sprovvisto del dono della sintesi, però ci tengo molto ad alcuni aspetti, ad alcuni approfondimenti, proprio perché avendo visto già altre cose, alcune sicuramente saranno state delle ripetizioni per voi, ma sono sicuro che alcune cose saranno aspetti totalmente nuovi. Arriviamo quindi agli aspetti più succulenti di quello che è il nuovo progetto SynCube 3. In questo caso abbiamo un motore da 25 Nm, è la versione Pro. Abbiamo poi la versione Sport da 15 Nm, in questo caso meno potente rispetto alla versione del SynCube Sport 2, e la versione SynCube 3 Ultimate da 35 Nm. Per quanto riguarda la tecnologia del motore del SynCube 3 Sport e Pro, condividono la stessa tipologia di motore. Totalmente diverso è quello utilizzato dal SynCube 3 Ultimate, con una tecnologia e soprattutto anche a livello di controllo, con quello che adesso vi andrò a spiegare, viene esaltata ancora di più il discorso di controllo, di capire cosa sta facendo la base, proprio perché quella tipologia di tecnologia all'interno del motore The Ultimate consente di fare. Però tendo sempre a dire, per quasi la totalità dei sim racer, le versioni Sport e le versioni Pro sono le più indicate. Per quanto riguarda l'encoder che capisce in che posizione si trova il motore, abbiamo un encoder ottico da 23 bit. Direi che siamo ai vertici di questa tecnologia. Personalmente anche encoder da 22 e 21 bit, dal mio punto di vista, sono già quello che possiamo definire il top, se abbinati anche a una qualità di encoder di questo tipo su una base. Quindi, a prescindere il numero di bit, fate caso anche alla tecnologia che viene utilizzata per questo genere di componente. E adesso arriviamo all'aspetto più interessante e probabilmente un pochino più complicato. E questo mi costringe a spiegarvi come fino ad oggi funziona una base Direct Drive rispetto al gioco. La prima cosa da specificare è che il gioco comunica con una base tramite i direct input, che fondamentalmente è una richiesta di coppia, che può essere verso destra o verso sinistra. All'interno delle basi c'è un microprocessore che processa questa informazione e la invia al motore. Tutto questo avviene tramite il firmware che è caricato all'interno del processore. A quel punto noi tramite il software possiamo aggiungere filtri di damping, friction, inerzia, o per esempio ormai quasi su tutte le basi c'è il filtro di smoothing, quello che va un pochino a pulire il segnale, oltre poi ad aggiungere a nostro piacimento questi altri effetti. A questo punto il controller invia degli impulsi ad alta frequenza per determinare con quanta potenza deve agire il motore. A questo punto il segnale, che si chiama segnale PWM, arriva ai MOSFET, che sono una sorta di interruttori che aprono e chiudono in maniera molto veloce la corrente e la vanno a indirizzare agli avvolgimenti dei motori. Non entro qui nell'ulteriore dettaglio per dirvi che naturalmente questa interruzione e accensione serve proprio per dare la continuità di accensione ai vari motori che consentono poi la rotazione. Questo giusto veramente per farvi capire come funziona. A questo punto entra in gioco poi la parte dell'encoder, perché il motore sta iniziando a muoversi, l'encoder calcola la posizione che si trova in quell'istante il motore, la rinvia al microcontrollore e a quel punto il microcontrollore verifica che il motore si trovi nella posizione che il gioco richiede. E questo è tutto il loop che si va a creare normalmente all'interno di una base. E a questo punto, ormai credo tutte le tecnologie Direct Drive disponibili utilizzano con il FOC, che scompone la corrente che viene mandata al motore in due elementi, uno che riguarda la coppia e un'altra che gestisce il flusso magnetico. Tutto questo è il fulcro in cui oggi possiamo trovare degli effetti diversi tra una base e l'altra, soprattutto come viene applicata questa tecnologia tra un brand e un altro, perché è anche tramite questo, per esempio, che si va a lavorare sul cogging, la fluidità di movimento dei nostri motori. Detto questo, SynCube 3 stravolge il paradigma, non funziona più così e porta questa tecnologia a un altro livello, e introduce il digital twin, cioè il gemello digitale della vostra base. La cosa che mi ha lasciato particolarmente a bocca aperta è che non replica un gemello generico di SynCube 3,
ma replica un gemello del vostro SyncCube 3. Perché in fase di montaggio e assemblaggio della vostra base, quindi del vostro prodotto unico, ne crea una scansione e un gemello che viene caricato all'interno del firmware, ed è proprio qui che inizia la parte molto interessante. Adesso il gioco invia i dati direct input al microcontrollore, in cui all'interno c'è il gemello della vostra base. Quindi loro hanno creato una sorta di algoritmo in cui sanno come si deve comportare la vostra specifica base, quindi andandola anche a depurare di quelli che sono un segnale più grezzo, un segnale che potrebbe provocare determinate reazioni alla vostra specifica base, quindi calcolano quale debba essere la risposta perfetta della vostra base a quell'input e a quel punto mandano un segnale per iniziare a far muovere la vostra base, che deve comportarsi in maniera identica al gemello. Tutto questo ad una velocità di 20 kHz. Sì, avete sentito bene, 20 kHz. Non parliamo di 400 Hz, 500 Hz, 720 Hz, 20 kHz. E questo in che cosa si traduce? Nel movimento più fluido mai provato su un motore digitale. Fondamentalmente questo è. Ma non è l'unico beneficio di questa tecnologia. Il beneficio più tangibile è che la base a questo punto non ha più bisogno di un filtro smussamento, fondamentalmente, come invece c'è in tutte le altre basi. E tutto questo anche perché l'applicazione del filtro smussamento, per chi l'ha utilizzato e ha provato a tenerlo anche molto alto anche su altri prodotti, vedete che appanna un pochino quello che è il force feedback, e quindi già questo lo trovo un cambio paradigma rispetto a quello che c'era prima. Altro aspetto da considerare è che va a migliorare la fluidità praticamente di tutti i giochi. Ecco perché vi dico che il motore sparisce totalmente rispetto al feedback, non sentite più, non avete più quell'impressione di avere un motore digitale tra le mani. E cerco di spiegarvelo ancora in maniera più nitida. Il segnale direct input immaginatelo come un'onda sonora, quindi se la guardate da lontano la vedete con questa forma. Se andate a fare uno zoom in all'interno di quest'onda vedrete che la parte in cui sale non è completamente liscia, ma è tassellata come una scala, e questi scalini sono più o meno grandi a secondo della frequenza con cui il force feedback del gioco manda il segnale. Per esempio iRacing lo manda a 60 Hz, adesso c'è il 360 iRacing che funziona in un'altra maniera, però per farvi capire, quindi avremo degli scalini col 60 Hz più pronunciati. Abbiamo adesso i giochi di nuova generazione che utilizzano force feedback a 400 Hz, e quindi questi scalini saranno più piccoli. Nelle tecnologie precedenti veniva utilizzato questo algoritmo che andava a smussare questo segnale, andando a creare in modo predittivo dei segnali intermedi che vanno a smussare proprio queste scalettature. Soprattutto per chi giocava ad iRacing con qualsiasi base direct drive, se lo gioca con quella frequenza si accorgerà che nelle scivolate, in alcune circostanze, è possibile percepire dei micro tasselli nel movimento e nella ricezione di quell'effetto dato proprio da quel tipo di frequenza. Immaginate adesso che sì, il segnale arriva al gemello alla frequenza che volete voi, il gemello ha un comportamento che fa replicare alla vostra base fisica, però glielo comunica a 20 kHz. A quel punto, in realtà, anche facendo uno zoom in 10x, 20x, vedrete sempre una retta, non vedrete più lo smossamento. Questo tipo di approccio rende
non più c'è necessario nessun tipo di filtro smussamento, ma mantiene molto nitidi anche i micro dettagli. Questo anche, cosa molto particolare, a volumi più bassi. Io ho sempre detto che i dettagli sono nel volume, quindi nella forza. In questo caso SYNCUBE 3, devo dire che anche i micro dettagli a forze più basse vengono sempre mantenuti cristallini, e soprattutto proprio anche questa cosa qui consente alla base di non creare mai errori. Esempio, anche un'oscillazione, quando voi lasciate le mani dal volante, molto spesso in alcuni giochi, che sempre per un problema di segnale tendono a farlo oscillare, poi con il peso del volante queste oscillazioni si amplificano e si perde il controllo della macchina. In realtà oggi, perché ho sentito anche cose di versioni precedenti di firmware, io vi devo parlare di quello che c'è oggi. Oggi questo è tutto gestito dal gemello. Il gemello sa che quell'oscillazione deve essere controllata in quel modo e la vostra base si comporta come il gemello. Non è possibile per il vostro volante, anche qualsiasi volante voi possiate montarci, a questo punto anche un volante super sbilanciato che potrebbe anche lui essere l'artefice di un'oscillazione, in questo caso non oscilla più. Questo perché il gemello all'interno del firmware, che sa come si deve comportare effettivamente, perché sa ai dati dal gioco come deve comportarsi il volante in quella circostanza, non permetterà mai al motore reale di avere un comportamento diverso rispetto a quello reale. Quindi torniamo sempre al discorso che vi feci qualche domenica fa, andiamo sempre di più ad avvicinarci a quello che deve essere il comportamento reale di una base. Questo perché è vero sì che i simulatori sono sempre più evoluti e hanno sempre più dati possibili, ma è anche vero che poi quel tipo di segnale con il tipo di gestione che abbiamo dei nostri motori porta delle problematiche che vanno risolte in qualche modo. La risoluzione che ha trovato SYNCUBE consente in primis di utilizzarlo tranquillamente a 25 Nm. Anzi, per chi è poco avvezzo a questo genere di esperienze, potrebbe trovare in alcuni giochi un'enorme sorpresa di poter gestire la propria auto anche con la potenza massima che questa base può offrire. E questo non vuol dire che non abbia 25 Nm, ma molto probabilmente, tornando a quel discorso, la gestione di quelle potenze con la tecnologia precedente non era possibile. Faccio qui una piccola parentesi: l'esempio più classico che mi viene da fare erano le basi Podium. Anche da meno di o poco più di 20 Nm erano ingestibili e sembravano 10 volte più potenti di base anche da 25. Questo perché acceleravano in modo talmente repentino che è l'accelerazione che molto spesso vi dà più quella sensazione di forza. Non è che perché accelera di più è più potente. In questo caso ha accelerazioni congrue a quello che sta dicendo il simulatore e per questo rende gestibile determinate forze. E il fulcro sta tutto qui. Sono molto contento perché io quando compro una base di una certa forza voglio anche poterla sfruttare al 100% e posso dire che il SYNCUBE 2 Pro è tranquillamente sfruttabile al 100%. Quindi personalmente lo reputo un approccio rivoluzionario. In parte mi aspettavo una cosa da SYNCUBE e naturalmente sicuramente è una tecnologia costosa perché il prodotto costa, però questo tipo di approccio serve anche dal mio punto di vista a creare un gap di hardware rispetto alla concorrenza, per cercare anche di riprendersi quello che è il podio assoluto di quello che è il mondo della simulazione. Ma vedremo poi nelle conclusioni quali sono un pochino le mie idee su questo aspetto. Entrando ancora più in profondità di quello che può fare il Digital Twin, cioè il gemello software della vostra base, è che conoscendo esattamente a livello perfetto quello che è come è costruito il vostro motore, per esempio, anche quando la vostra base si andrà a scaldare e quindi si creano all'interno del motore delle discrepanze che potrebbero portare a far diminuire un pochino la forza
o cambiare un pochino il comportamento, il gemello all'interno del firmware, conoscendo questo aspetto e andandolo a monitorare in continuo, adegua tutti i segnali che invia al motore in base anche a questo aspetto, e quindi rende continuativamente ripetibile la performance della vostra base e toglie anche un pochino quello che può capitare, perché è capitato anche con le basi SYNCUBE 2, che uno abbia una base che lavora un pochino meglio e un'altra base che lavora un pochino peggio. Perdonatemi se utilizzo certi termini, ma effettivamente li chiamo rivoluzione perché da amante di questo mondo, scoprire queste nuove tecnologie che avanzano e questo genere di implementazioni un pochino mi fomenta. Questo ve lo voglio dire subito. Un'altra cosa molto interessante del Digital Twin riguarda il clipping, e questo perché quando il gemello riceve il segnale dal gioco e nota che su una determinata fase, per esempio magari siete sulla curva Eau Rouge in cui viene richiesta la massima potenza alla vostra base, ma a quel punto ci sono comunque sotto al segnale i dettagli dell'asfalto, quello che potrebbe essere il dettaglio di un cordolo. In una normale base, a quel punto avete un taglio totale perché avete un appiattimento del segnale, un appiattimento di quello di come può reagire il motore, e si appiattisce tutto. In questo caso il gemello, riconoscendo questa problematica, va a comprimere un pochino la parte del segnale della forza costante nella parte alta, permettendovi anche in quella circostanza di farvi sentire sempre tutto il micro dettaglio che c'è sotto. Questa è la prima volta che sento possibile questo genere di cosa. La trovo davvero molto interessante, con tutte poi le implicazioni che si porta dietro, soprattutto perché adesso però poi entriamo nella parte del software. Ho fatto un video specifico per quello là, ma è in questo video, tra un pochino parte, in cui in SYNCUBE 3 viene analizzata anche una parte di effetti da telemetria che vanno a mettersi sopra quello che è il segnale direct input, e quindi potrebbe capitare con un mal settaggio vanno ad aggiungersi. Vi faccio un esempio: se voi avete settato la base al massimo e arriva un segnale del 100%, per esempio avete aggiunto l'effetto di telemetria dei cordoli, e andrete a vedere che per fare quell'effetto ha bisogno di forza e quindi ha bisogno di newton metri che si andrebbero a mettere sopra. Con la tecnologia all'interno del Digital Twin in realtà non andrete in saturazione di quelle che sono le prestazioni della base. Molto molto interessante dal mio punto di vista. Adesso mi calmo un attimo, vi mando il video del software e ci vediamo tra poco. Eccoci al software tuner. In questo caso sto utilizzando il 3.0.4, tutto rinnovato. Vedete anche che bella la nuova versione di tuner, che rende anche le icone delle varie periferiche, sono foto più realistiche. Devo dire sempre pulito quello che è il design che SYNCUBE offre nel suo software. Entriamo subito nel profilo della base e vi faccio vedere anche quali sono i miei settaggi. Per quanto riguarda la forza massima, lo sto utilizzando al massimo. La cosa carina è che sia con questa manopola che quella che avete a disposizione nella button box potete andare mentre giocate a diminuire la forza massima, e questo non inficerà in maniera effettiva su quello che è il vostro profilo. Il profilo rimarrà sempre salvato con la forza che avete impostato, però potete durante una gara andarlo a modificare senza inficiare il vostro profilo. Andiamo subito alla seconda sezione. Qui abbiamo un primo slider, Simulator Force Feedback Feel, ed è il centro nevralgico di quello che è il feeling e come si comporterà la base. Più utilizzeremo valori alti e più la base diventerà veloce e reattiva e molto più dettagliata, più la useremo a valori bassi, più diminuirà la velocità, perché proprio all'interno di questo filtro è insito quello che una volta noi chiamavamo slew rate. In questo caso però c'è anche l'aggiunta di ulteriori filtri che vanno anche a smussare ulteriormente quelli che sono gli effetti, rendendoli molto più rotondi e quindi a farveli percepire un pochino di meno. Personalmente nella maggior parte dei giochi l'ho utilizzato al 75%, che lui chiama Direct. Per quanto riguarda iRacing è l'unico che utilizzo su Strong, questo per andare a recuperare un pochino di effetti che
secondo me al gioco mancano rispetto ad altri simulatori. In questo caso, sempre per i racing, utilizzo anche un Road Texture Boost, cosa che non utilizzo per gli altri, sempre per enfatizzare alcune cose che mi mancano in quel simulatore. E sempre una piccola parte di Static Force Reduction, cioè quello che va a diminuire un pochino le forze costanti in curva. Abbiamo poi, molto interessante, la possibilità di andare ad agire con una curva come fosse un equalizzatore, quello che è il segnale force feedback, perché capite bene che il segnale force feedback è sempre paragonato a quello che potrebbe essere un segnale musicale, soltanto che in questo caso le frequenze, per esempio, del carico aerodinamico stanno nelle frequenze basse, per esempio i cordoli, un pochino la seghettatura dei cordoli si trova nelle frequenze più alte, e quindi andando a modificare questi valori potrete andare ad accordare ancora di più cosa volete sentire di più e cosa volete sentire di meno. Naturalmente consiglio primo a SynCube, anziché utilizzare le frequenze metterei delle sottocategorie che vi spiegano in quale arco del force feedback ci stiamo muovendo, perché secondo me la maggior parte delle persone non sa esattamente come muoversi e a che cosa corrisponde quella determinata frequenza. Io, anziché utilizzare 5 Hz, 10 Hz, 40 Hz, utilizzerei una nomenclatura più vicina a quello che fa all'interno dei simulatori. Per quanto riguarda le persone che appunto conoscono molto poco questo mondo, direi di tenerlo spento. Personalmente ancora non mi ci sono messo in maniera dettagliata, perché sicuramente ci sono giochi in cui uno potrebbe trarre beneficio con l'utilizzo dell'equalizzatore, ma giochi nuovi, per esempio come Le Mans, Assetto Corsa Evo, secondo me hanno un segnale migliore rispetto ad altri titoli, e già ricco di dettagli ben bilanciati, non farei nulla più. Abbiamo qui il Wheel Angle Based Detail Attenuation, cioè va ad attenuare un pochino i dettagli, più aumenta l'angolazione che noi diamo al volante. Questo l'ho voluto utilizzare perché mi piace anche il tipo di feeling che dà all'interno di simulatori, mi dà un senso più realistico. Naturalmente vedete voi come di utilizzarlo come preferite. Qua entriamo un pochino nel raffinato di quello che si può fare. Secondo me l'utilizzo di questo filtro può aumentare ancora di più quella che è la simulazione di uno sterzo reale tra le mani. Andiamo su quelli che sono i filtri che conosciamo tutti, sono i filtri meccanici di frizione, damping e inerzia, e questi sono i filtri che danno un primo feeling al volante. Vi faccio vedere, se io aumento questo, guardate, sono sempre filtri di frenaggio del servo, ma agiscono in modo diverso. Per quanto riguarda la frizione, è un frenaggio che avviene a prescindere dall'intensità che voi mettete nel girare. Per esempio, invece, per quanto riguarda il dumping, è relativo e cambia l'effetto con la velocità con cui voi andate a girare. Più girate velocemente e più sentite l'attrito che fa il dumping, lo smorzamento del dumping, più girate in maniera leggera e più questo genere di attrito va a sparire, cosa che invece non succede con la frizione. Il filtro invece che più mi piace è l'inerzia, cioè quello che dà un peso al volante, vedete? Più aumentate questo valore e più simula una pesantezza meccanica della sterzata. Questo secondo me è uno dei filtri più belli, lo vedo utilizzare da pochi, ma è quello che rende più realistica proprio la sensazione di un girare una meccanica e non un motore elettronico, anche se proprio qua nel settore dei filtri mi sento di dire che SynCube ha l'applicazione di questi filtri migliore di tutti. Naturalmente complice anche alcuni sistemi di controllo proprio del servo che ha, complice sicuramente l'encoder da 23 bit, perché è proprio qui che agisce, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione dei filtri.
ma è quelli che li sento proprio più coerenti in quello che dovrebbero fare, è lo sterzo in cui sento più lisci nell'applicazione anche alta di questi filtri, che non verranno mai utilizzati a quei volumi, ma secondo me è la base che ha più centrato l'applicazione meccanica effettiva di questo genere di filtri sul proprio motore. Syncube vuole poi stupirci con effetti speciali. Anche su questi filtri è possibile andare ancora più in profondità e andare ad impostare la curva di effetti. Ragazzi, entriamo veramente in un mondo di approfondimento interessante per chi sa che cosa sta facendo. Personalmente, per la maggior parte delle persone, credo che basti usare quello che è lo slider principale. Stessa cosa anche per l'effetto di inerzia. Passiamo poi al in-game centering straight, che è una sorta di molla di centraggio, ma vi faccio vedere perché posso attivare il test. Vediamo, funziona. Vedete? Se io giro qua, non lo fa. Dà una pesantezza diversa nella parte centrale, più girate e più... E vi invito anche, per esempio, da fermi con la vostra auto, fare questa cosa con lo sterzo. Noterete che quando girate non rimane bloccato dove girate, ma effettivamente ha sempre un pochino di ritorno, dato proprio dalle meccaniche e la geometria di quello che ha il mozzo sterzo con le sospensioni. E questo filtro proprio quando gioco mi dà quel tipo di sensazione lì un pochino più realistica. Non cambia niente a livello di guida, ma dà quel tocco in più di realismo. Questa è un pochino la mia versione del perché in questo caso sto utilizzando questo filtro qui. Per quanto riguarda il bump stop, soft, medium e hard, è con quanta fermezza avete il bump stop. Naturalmente nell'utilizzo normale di guida è una cosa che spero per voi non arriviate mai al bump stop, tranne forse nelle formula, e utilizzo un bump stop medio. Passiamo alla sezione telemetry force feedback, e questa forse è la più potrebbe essere la sezione più discussa. In questo caso sono effetti da telemetria, non è un force feedback da telemetria, perché l'ho sentito nominare così. Ho sentito anche da persone che stimo parlare del cornering intensity simile al force feedback da telemetria. Io personalmente dico no. Funziona in questo modo qui. Ci sono dei preset, vedete, che vanno a cambiare i valori sotto. Naturalmente li dovrete anche attivare se vorrete sentirli a seconda del preset che avrete scelto. Il custom è quello utilizzato da me, e in questo caso ho attivato soltanto il raw texture. Lo utilizzo solamente su erasing, sempre per il solito discorso di andare a riempire un pochino quella che è la vivacità, le cose che mi piace sentire durante la guida. Tutti gli altri di solito li tengo spenti. Allora, ci sono poi due slider e sono i master degli effetti di telemetria, cioè qua potrete singolarmente andare a scegliere il volume per l'effetto e poi c'è un master. Naturalmente serve per fare degli esperimenti. Una volta settati potete andarli a aumentare e diminuire come preferite, e in realtà nella parte sotto è una sorta di volume dell'effetto direct input, cioè quindi proprio del force feedback. Anche qui andate a diminuire quello che è il volume del force feedback, e quindi per andare a bilanciare quelli che sono gli effetti da telemetria con il volume di guida. Secondo me lasciarli tutti e due a 100 e andare a lavorare direttamente sugli effetti con i volumi che preferite è il miglior modo. Cosa interessante poi è che per alcuni effetti avete una sezione ancora più profonda in cui potete andare ad aumentare anche quella che è l'intensità, non soltanto il volume. Gli effetti disponibili, dicevo, sono Road Texture, Corner Intensity, sarebbe che in questo caso va ad aumentare quella che è la forza espressa dalla vettura in curva. È un effetto che io non sono riuscito a utilizzare, perché tendenzialmente vado ad utilizzare lo Static Force Reduction per diminuirla, quindi non trovo motivo di andarla ad aumentare. Abbiamo l'effetto dell'ABS, posso attivarvi anche un test.
Guardate, vediamo se sentite? E questa è la vibrazione, potete anche diminuirla. Se ci mettete le mani sopra vi fa sentire l'intensità di questa vibrazione. Anche in questo caso c'è un sottomenu in cui potrete andare ancora più nel profondo, però vi consiglio di non addentrarvi troppo se non capite bene che cosa state facendo, in cui potete aumentare l'intensità, scegliere la frequenza a cui questo deve lavorare, però veramente entriamo in un campo ancora più specifico, magari ci farò un video più avanti. Poi abbiamo il Motor Vibration Intensity, lo accendo e vediamo se il microfono cattura. Provo a alzarle per farvelo sentire. Naturalmente è un volume. Sentite? Credo che sia, anche qua, è possibile impostarla a un volume, secondo me, fuori senso, perché magari è simpatico, perché capitano delle vetture che hanno poca insonorizzazione, in cui un pochino i girimotori si sentono, ma in un range molto più basso. E abbiamo anche l'effetto di cambiata, vediamo se vedete? Anche qui potete, naturalmente anche qui è una cosa esagerata poter gestire questo genere di volumi. Vedete, poi vi dà anche l'intensità, in questo caso 4 Nm, parliamo secondo me di qualcosa che non ha senso. In questo caso potete scegliere la durata che dovrà avere l'effetto e anche in questo caso l'intensità. Detto questo, come vi ho detto, tranne su iRacing in realtà non li utilizzo in nessun altro gioco, perché secondo me la base con i giochi di ultima generazione è davvero super dettagliata. Secondo me non c'è bisogno di aggiungere altro. Voglio fare anche qui un ulteriore approfondimento, perché ho provato varie basi che hanno effetti da telemetria, sempre per il modo di esprimere in modo netto quelli che sono alcuni tipi di sensazioni. Mi sento dire che anche qui il lavoro comunque è ottimo come è stato fatto, ed è l'implementazione che si va a sovrapporre nel modo migliore a quello che è poi l'effetto di guida. Veramente si amalgamano molto bene con quelli che sono già gli effetti del gioco. Andiamo nella sezione più in basso. Desktop Centering Straight è praticamente la molla di centraggio, come vedete l'ha rifatto da solo, ma io tendenzialmente la tengo sempre a 0. In questo caso hanno attivato un'altra funzionalità per evitare di farvi male, che io tengo in questo caso, come vedete, a 30 rpm, significa la velocità massima che il volante può raggiungere durante una rotazione. Naturalmente per me che non faccio drifting e rally l'ho messa al valore più basso. Naturalmente per chi fa quelle discipline deve trovare sicuramente valori più alti, perché il volante deve tornare al centro con velocità più importanti anche quando viene lasciato libero, ma questo riguarda solamente la velocità massima raggiungibile. Ho notato comunque, per esempio, che la commistione di questo filtro con quello del lens detection che lavora sotto banco, in alcuni casi, in alcune piste dove io faccio dei test in cui lascio il volante e vedo un pochino come si controlla da solo, c'è un'attivazione di qualcosa che lo riporta a rimanere abbastanza stabile, cioè non permette di fare oscillazioni troppo violente. Ci sono giochi che oscillazioni non ne fanno, tipo un Assetto Corsa Evo. C'è giochi come iRacing o Le Mans Ultimate in cui ci sono dei pezzi rettilini in cui vedi che vibra molto di più, e certe volte che ho fatto queste prove ho notato che nel momento stesso in cui stava quasi per partire c'era qualcosa di artificiale che me lo riportava in un range di controllo totale. Però comunque l'importante è non farsi male. Quando guidiamo le mani le teniamo sul volante e voi con le mani potete accelerare e muovervi alla velocità che volete, perché questo filtro non inficia su quello che farete voi, inficia soltanto sulla velocità massima che la base può raggiungere. Naturalmente per farlo funzionare dovete attivarlo. Tengo invece spenti le notifiche audio, perché mi dà fastidio se ogni tanto suona. Comunque una volta settato tutto bene non dovrebbero esserci problemi.
e anche gli effetti audio del clipping. Personalmente, una volta settato tutto nel modo corretto, non avete problemi. Nella parte qui a sinistra potrete andare a settare gli angoli di sterzo, potete anche digitarli direttamente senza andare a spostare gli slider, o potrete tranquillamente con questo slider qui andarla a modificare, o altrimenti digitate l'angolo di sterzo che preferite e verrà impostato. Penso, per quanto riguarda il loro software, di avervi detto tutto. Ciao ragazzi, bentornati. Spero che vi sia chiaro in mente quali sono tutte le possibilità che potete avere con questo genere di base. Spero sia chiaro anche il funzionamento e l'innovazione che c'è dietro il Digital Twin, che io trovo molto interessante, e mi aspettavo anche una cosa del genere da parte di Syncube, o qualcosa di diverso, e che sia anche complicato per altri da raggiungere, perché riguarda proprio un aspetto hardware. Innanzitutto anche voglio sottolineare l'aumento di qualità nella costruzione proprio del prodotto stesso, cercando di mettere al minimo quelle che possono essere le varie tolleranze e le varie discrepanze che potrebbe esserci tra un motore e l'altro. Naturalmente poi l'applicazione di questo gemello digitale pareggia quelle che sono le prestazioni di tutte le basi che vengono prodotte, proprio perché l'elaborazione di quello che la base deve fare è demandata a comportarsi nella stessa maniera del gemello digitale, che è quello che si comporta in maniera perfetta, che sa perfettamente quello che deve fare e lo ripropone al motore fisico per essere gemello di movimento. E a quel punto si ha, credo, il canto del cigno, la perfezione di quello che può arrivare l'elaborazione di un segnale direct input. Questa è un po' la mia opinione. Ho parlato già in un video precedente di Conspit, che fa una cosa simile. Mi viene però da dire il termine un pochino più rudimentale rispetto a una cosa così di questo genere di raffinatezza, ma la strada fondamentalmente quella corretta, a prescindere da dove parte il segnale, a prescindere dal segnale che uno deve elaborare, è quella di creare più congruità tra il comportamento delle nostre basi e quello che vuole il gioco. Perché anche se concettualmente pensiamo sempre che la base faccia quello che dice il gioco, vi dico che non è così, perché altrimenti non avremmo diverse tipologie di basi, diversi approcci, non avremmo differenze anche a parità di tecnologie tra due basi, e non avremmo oggi questo genere di base che tenta di innalzare quello che è la vicinanza tra quello che deve fare la base rispetto al gioco, perché molto spesso effettivamente il motore fa quello che gli dice il controller con il linguaggio del controller, e quindi potrebbe non essere totalmente allineato a quello del gioco. Ok? Un aspetto di cui però non posso parlarvi, perché non sono molto ferrato né nel rally né nel drifting, in cui serve un approccio all'uso del volante diverso da quello a cui sono abituato io, e anche se ho giocato e ci ho giocato con giochi di rally, non mi sento di dire la mia su questo aspetto qui. Però faccio questa specifica perché è legata ad una feature che c'era sul Syncube 2, cioè Lens Detection, che in questa base non è disattivabile. Scusate questa precisazione, perché ho sentito di cose che erano state richieste subito, l'avevano disattivato, non è disattivabile, c'è, ma è molto più evoluto rispetto al lens detection che c'era prima, ed è in continuo affinamento su come deve funzionare, visto che lì molto spesso capita che il volante si fa scivolare tra le mani, o in certi casi si lascia molto scivolare, quindi la base potrebbe percepire un falso negativo, ed era per quello che sulle precedenti versioni di Syncube 2 o altri Direct Drive consiglio sempre di disabilitare lens detection, proprio perché evitare dei falsi positivi. Quindi in questo caso risottolineo, non è disattivabile, c'è, ma è a un livello molto più evoluto, almeno fino ad oggi. Entriamo adesso nell'esperienza di gioco. Allora, come ho detto anche per altre basi Direct Drive, il canto del cigno di questi nuovi approcci al force feedback, dal mio punto di vista, si hanno con Le Mans Ultimate e Assetto Corsa Evo. In parte anche Automobilista 2 mi è piaciuto molto.
solo sull'asciutto. E perché veramente sono ricchi di segnale che questa base riproduce in maniera molto fedele, di una nitidezza credo superiore a qualsiasi cosa che ci sia oggi sul mercato sotto questo punto di vista. Cioè parlo di come fa sentire le cose, cioè come senti il cordolo, come senti l'asfalto, come senti queste cose qua. Veramente la terminologia è super nitida, e mi sento di fare questa cosa perché prima di fare la recensione, proprio per essere sicuro di quello che avrei detto qui, ho rimontato altre cose che reputo molto valide e volevo essere sicuro su questi aspetti qua, quindi ho cercato di riprodurre anche sugli stessi giochi che ho giocato fino a 2 secondi prima, anche sull'altra base, e posso dirvi anche su che l'aspetto di nitidezza è su un paradigma diverso rispetto, non soltanto a quella, rispetto a tutto, ed è percettibile soprattutto su questi giochi di ultima generazione, e ci ho messo dentro anche Automobilista 2. È comunque naturalmente un passo in avanti su tutti gli altri giochi, anche con Assetto Corsa. L'ho provato con Assetto Corsa Rally, l'ho provato anche con iRacing. Per quanto riguarda iRacing, devo dire anche lì tutto molto nitido, molto bello, però in quel caso mi viene a fare una piccola postilla che la scelta comunque dell'utilizzo dei direct input anche coadiuvata, perché è l'unico gioco in cui li ho utilizzati, gli effetti da telemetria, ho amplificato un pochino anche la parte delle texture stradale da un'altra parte e quant'altro, la guida sembra meno ricca rispetto per esempio all'utilizzo del force feedback da telemetria. Questo è una mia personale opinione. Potrei avere invece opinioni diverse per quanto riguarda tutti gli altri giochi in cui questa nitidezza, questa cristallinità mi è piaciuta tantissimo. E anche qui vi prego, non mettetevi a dirmi: Mirko, ma tu preferisci questo? È veramente complicato per me. Io sono un amante delle tecnologie, cerco di spiegarvi la tecnologia, poi fate voi le vostre scelte, non in funzione delle mie scelte. Io ve lo dico sempre, non voglio che voi, perché odio qualsiasi contenuto video in cui vi dice lui che cosa dovete comprare. Io lo odio, mi dà fastidio, perché vi assicuro, diffidate da fantomatici finti ingegneri, finte cose, finti fatevi, capite? Con la mia, riandatevi a guardare anche altre cose, fatevi la vostra personale idea. Questo per dirvi che a livello tecnologico anche lo sfruttamento su quei giochi secondo me è molto interessante. Ciò non toglie che avendo provato anche altre cose, sarei molto curioso di vedere anche altri tipi di approcci, come lavorerebbero su una base di questo tipo, perché altri approcci sono approcci software, qua c'è un approccio hardware che crea un distacco nella prestazione di coinvolgimento alla guida e tutto quanto. Potrebbero esserci degli approcci che secondo me possono essere ugualmente validi e per diversi molto validi. Per esempio anche su iRacing l'approccio dal mio punto di vista del force feedback da telemetria, che utilizza quindi un segnale strutturato in maniera diversa, secondo me migliora molto di più rispetto ai limiti che oggi per esempio iRacing ha con l'uscita del segnale direct input, perché il problema in quel caso è tu puoi massimizzare al massimo quello che è il segnale, ma se il segnale non è a livello, tu puoi farlo, pulirlo quanto ti pare, renderlo perfetto quanto ti pare, però è proprio il segnale di partenza che è questa cosa qua. Quindi sarei curioso anche per esempio se iRacing in un futuro facesse un reale force feedback che arrivi almeno a 400 Hz reali, non con i pacchetti eccetera eccetera, e sbloccasse e soprattutto sbloccasse
alcune feature che so che probabilmente non sbloccherà mai, perché su quel gioco è questa la diatriba. Utilizzando i canali normali ci sono alcune feature che sono bloccate. Una su tutte, per esempio, anche il bloccaggio delle ruote anteriori, per esempio, che tu puoi pulire, quindi puoi pulire, avere un segnale perfetto quanto vuoi, però quell'effetto non ce l'hai neanche in questo caso dagli effetti telemetrici che puoi avere sul software. Utilizzando invece altri tipi di approcci hai accesso a qualcosa di più, però su un gioco che è totalmente chiuso. Quando invece parliamo di giochi che hanno tecnologie più attuali, hanno una telemetria molto sviluppata come quella di Le Mans Ultimate, io è il gioco in cui gioco meno, anche se ultimamente ci ho giocato un po' di più, però mi fa impazzire per certe cose, perché l'usura gomme, cacchiare appena spiattelli, è un mal di testa con tutte le basi, ma soprattutto quando ce l'hai così nitido è un mal di testa. Quindi attenzione, soprattutto detto per gente come me che magari può sbagliare durante una curva, durante una sessione. Quindi però effettivamente ha un colore settato bene, per me è qualcosa di fantastico, insieme ad Assetto Corsa Evo, che è secondo me un po' meno crispy rispetto alle Mans, però mi piacciono moltissimo le dinamiche di gioco. E a proposito di dinamiche di gioco, altro gioco con cui mi sono trovato davvero bene, che si sposa tantissimo con il perfezionamento del segnale direct input, è Project Motorsport Racing, con cui il suo approccio che va a veramente ad abbassare le forze costanti del peso in curva e quindi si concentra sulla meccanica del gruppo sterzo, devo dire fantastico anche con questa base. Io non so quali saranno gli sviluppi futuri, so che sicuramente sono al lavoro sull'implementazione del force feedback da telemetria, anche se non sono totalmente convinto che abbiano esattamente l'idea di che cosa sia, perché molto spesso noi pubblico parliamo di una cosa rispetto a un prodotto e magari loro intendono un altro tipo di approccio, come per esempio anche di un altro youtuber che io che seguo, non italiano, ha parlato per esempio del filtro di telemetria, di effetto telemetria che c'è sulla base che aumenta la forza in curva, come un effetto che assomiglia, che potrebbe essere simile al force feedback da telemetria. Ragazzi, anche lì vi dico no, perché col force feedback da telemetria potete guidare, con soltanto quell'effetto attivo non potete guidare, quindi non possono essere la stessa cosa. Perdonatemi. In più anche in parte quasi non lo capisco quel filtro, perché c'è ancora qui lo static force, per diminuirle quelle forze lì tu mi metti una cosa in cui me le vai a aumentare, cioè vuoi che aumentarmi la forza di quando sono nelle curve così, che a me personalmente per esempio non piace. E per quanto riguarda proprio l'attivazione dei filtri telemetria, se su iRacing utilizzo tutto il ventaglio di possibilità a livello filtri e effetti che dà la base, personalmente su tutti gli altri giochi ho sempre tenuto tutto totalmente spento, perché il dettaglio cristallino che può dare questa base in maniera neutra per me è più che sufficiente. Menzione d'onore poi al filtro principale, che è quello che poi dà la sensazione di base a quello che è la vostra guida. Gli hanno dato delle nomenclature particolari, è quello che più attivamente gestisce questa cristallinità e gestisce la velocità di movimento della base, e infatti è tramite quel filtro che viene gestito anche quello che è lo slew rate, cioè l'accelerazione. Io l'ho utilizzato quasi nella maggior parte dei giochi ad un livello di 75%, solamente con iRacing, proprio perché volevo anche nella velocità acquisire un pochino più dettagli, l'ho utilizzato al 100%, però anche qui sentitevi liberi di utilizzare il tipo di settaggio che più preferite. La base SynCube 3 Pro costa 1.366 euro più IVA, compreso di link, perché altrimenti non funziona. Nel caso aveste già una pedaliera della serie SynCube e quindi avete già un SynCube Link,
La sola base costa 1267 euro più IVA, ma in questo caso dovrete comunque comprare separatamente l'hub per poter connettere sia base che volante. Naturalmente ringrazio sempre Syncube di dare la possibilità al mio canale di poter recensire tutti i suoi prodotti e spero di aver fatto 2 video che abbiano chiarito alcuni aspetti che secondo me andavano chiariti. Spero di aver raggiunto il giusto approfondimento su quella che è la tecnologia che sta portando nelle nostre case con questo genere di prodotto. Naturalmente fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ci sono tutti i link in descrizione per poterlo acquistare. C'è il link sicuramente dello shop ufficiale di Syncube, ci sono anche dei link di rivenditori ufficiali come SimRacing Bay, G-Performance, Sinfui con cui collaboro. Naturalmente utilizzare questi link non ha nessun costo per voi, ma sicuramente aiuta il mio canale nelle collaborazioni e nella crescita. Quindi ringrazio anticipatamente chiunque li voglia utilizzare, soprattutto per il fatto che anche i rivenditori che io scelgo per questo genere di collaborazioni sono sempre rivenditori di cui ho personalmente sempre profonda stima per il modo in cui gestiscono le pratiche sia di acquisto che le pratiche di assistenza nel caso ci fosse bisogno. Con questo ragazzi vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video, ciao!